Bentornati amici, ci troviamo oggi ad affrontare la pittura di questo figurino 54 mm che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Con un pennellino piuttosto piccolo della Da Vinci, un 2030, possiamo iniziare con la base. Per prima cosa ho quindi mischiato questi due colori della Scale 75 che avete visto sulle mie palette. Sono partito da un rosa più scuro e un rosa più chiaro, proprio per ottenere un colore di base non troppo chiaro né troppo scuro. Questa prima fase è stata fatta con un colore piuttosto diluito e potete vedere come sul figurino dipinto di bianco come primer ho steso il colore, ma effettivamente la prima passata non è troppo ben evidente, essendo un colore molto diluito. Sicuramente avrete bisogno di più passate. Ovviamente in questo video non vi ho lasciato l'intera copertura del figurino, in quanto questo video è stato registrato in svariate ore, in svariati giorni e anche in svariate stagioni. Ho quindi ricoperto interamente il figurino con questa che è la mia base, quindi teniamo presente, ricapitolando, che questi due colori mi sono serviti come base per l'incarnato, sia per le mani che non vedremo all'interno del video, sia per il viso. Per quanto riguarda poi gli occhi, ho voluto prendere il colore più chiaro del set della Scale 75 per i visi e, come mi consigliano i miei amici figurinisti, per fare la parte bianca dell'occhio ho utilizzato questo rosa molto chiaro e non il bianco puro. Facendo così andiamo a evitare di ottenere quell'effetto panda o effetto cartone che dir si vuole. Un piccolo puntino bianco, sempre con un pennellino piccolo, e poi con il nero ho realizzato la vera e propria pupilla. Ovviamente questo passaggio è stato ritoccato varie volte, anche questo che avete visto è stato solamente il primo approccio con gli occhi. Una volta fatti gli occhi ho quindi anche ritoccato tutto il colore del viso, sempre con quel colore base che abbiamo visto prima. Il colore sempre molto diluito. Dopo questo primo passaggio, quindi ho iniziato con le vere e proprie luci ed ombre. Non vi sto qui a raccontare in questo video la realizzazione di luci ed ombre, però ovviamente potremo affrontare il passaggio in un video successivo, destinato esclusivamente, per quanto mi è possibile, alla pittura del volto del figurino. Mi sono creato quindi sulla palette le ombre. Con questi tre colori che fanno parte sempre del set della Scale 75, aggiungendo del viola e del verde e del rosso, mi sono aiutato anche per la realizzazione del vero e proprio incarnato. Questi colori sono stati miscelati sulla palette partendo dal colore base. In questo caso con questi colori sono state realizzate le ombre. Ho cercato tra l'altro di farvi vedere il più possibile non tanto la stesura del colore sul figurino, che voglio ricordare sempre è il figurino che ho fatto in collaborazione con il mio amico Survivor Domacio del canale appunto Survivor Domacio, che potete leggere in descrizione e sicuramente vi consiglio. Quello che volevo appunto farvi vedere in questo video è anche la preparazione vera e propria dei colori. I miei amici figurinisti mi possono correggere qualora sto facendo delle cose non troppo corrette. Ricordate sempre, io sono un dioramista.
Per quanto riguarda poi le ombre che abbiamo visto, sono state stese sempre con un pennellino piuttosto piccolo. Ovviamente dobbiamo immaginare di avere una luce zenitale, ovvero una luce dall'alto che va ad illuminare quindi con la luce quelle zone che sono più esposte direttamente alla luce solare, in questo caso alla luce della lampada, e le ombre vanno inserite quindi in quella zona dove la luce non batte, potremmo dire. È piuttosto semplice. Possiamo immaginare per la pittura di un soldatino di mettere un qualsiasi oggetto sotto una lampada e vediamo dove la luce batte e dove non. Dove batte ovviamente vuol dire che va illuminato con le luci, dove non batte vanno realizzate delle ombre. Certo, in teoria è molto semplice, ma poi a realizzarsi. Ora finalmente, dopo aver fatto il viso e ovviamente ho anche ritoccato il viso in altri passaggi successivi, ho iniziato la realizzazione della divisa. Il tutto è partito da questa uniforme inglese, il colore della Vallejo uniforme inglese, mischiato con un giallo mimetico italiano. Il colore è stato completamente steso su tutta la giacca del figurino. Anche in questo caso vi accelero un po' i passaggi. Poi è arrivato il tempo quindi di preparare anche le ombre e le luci per la giacca. In questo caso con l'uniforme inglese utilizzato come colore di base e del marrone e del nero ho creato le ombre. In questo passaggio potete vedere come il colore delle ombre sembri piuttosto uguale, quindi che cosa ho fatto? Ho aggiunto altro nero per realizzare l'ombra più profonda. Quindi mi raccomando, quello che voglio farvi vedere anche in questo video è che in realtà il colore va costruito pian piano. La pittura è già stata fatta su tutta la giacca del soldatino, tranne che su questo braccio. Vedete che differenza c'è tra quello che è stato dipinto e quello che non è stato dipinto. Vi ho voluto lasciare questo passaggio proprio per questo motivo. Sul colore quindi base ho, come dicevamo prima, realizzato le ombre in un primo momento con quel colore che abbiamo visto prima, quindi colore base uniforme inglese scurito con del nero e del marrone. Passaggi, mi raccomando, molto lenti e con colore non troppo denso. In questo passaggio sto lavorando in questo modo e lo potete ben vedere come effettivamente il colore risulti anche piuttosto lucido. Per quanto riguarda poi le luci, ho lavorato sempre con il colore base e questi altri due colori che sono un colore beige e un colore tendente al khaki, molto più chiaro. Potete vedere, ecco qui la mia tavolozza come è stata preparata. Stessa cosa che ho fatto prima per le ombre, con la prima luce, quella che possiamo definire prima luce, ovvero il colore schiarito con un colore più scuro, ho realizzato poi la prima luce. Finito questo sono passato al cappello piuttosto particolare. Mi sono aiutato in questo caso con colori molto diluiti, con il nero e il marrone, in questo caso della Italeri.
Sul cappello ho steso quindi una prima mano di nero, e poi con un color cuoio e con un marrone ho iniziato a movimentare e a andare a modificare il colore di base. Anche in questo caso ho cercato di dipingere con un colore, come vedete, molto diluito. Ho cercato di dipingere quelle zone che secondo me potevano essere interessate dalla luce e dalle ombre. Poi, sempre con un color beige, ho cercato di realizzare delle luci e di realizzare un po' di usura, anche se forse ho anche esagerato. Poi, con un colore diluito, steso con un pennellino a mo' di lavaggio, ho cercato di uniformare i colori, il chiaro e lo scuro. Infine, per realizzare il fregio dell'arma dei carabinieri sul cappello, ho utilizzato un rosso, sempre della Vallejo, e un bianco. Questo rosso, tra l'altro, mi è servito anche per realizzare il pennacchio, tipico e caratteristico dell'arma dei carabinieri e soprattutto di questo cappello. È stato realizzato poi il colore blu con questo colore della Life Color, che in realtà è un colore per le divise dell'esercito italiano. Infine, con il bianco ho quindi rifinito il fregio dell'esercito. Potete vedere quindi come poi il figurino, la parte superiore, è stata conclusa con le varie mostrine, sempre utilizzando il colore rosso e seguendo ovviamente la divisa dell'epoca, anche se è stato piuttosto difficile reperire le informazioni. E poi ho realizzato quindi i pantaloni, sempre partendo con un colore piuttosto chiaro della Vallejo, quindi un beige, e realizzando luci ed ombre con gli stessi colori che abbiamo visto quindi prima, quindi un marrone, un nero per quanto riguarda le ombre, e con un rosa, uno skin tone, quindi un bianco, per realizzare le luci. Ma poi, con piccoli passaggi, con un pennello sempre piccolo, piccoli passaggi molto diluiti, ho quindi rifinito il colore, il gioco di luci ed ombre sulla divisa. Con un pennello più grande, se vedete in questi passaggi, ho cercato di uniformare il tutto, per ottenere quindi dei contrasti piuttosto marcati, ma anche piuttosto armonizzati tra di loro.
potete vedere come ora anche la parte bassa del soldatino e ora anche la parte bassa del soldatino è al 90%. È stato molto divertente quindi lavorare con questi colori chiari che non sono mai banali e mai semplici da utilizzare, e su questa divisa, che è una divisa piuttosto rara, addirittura utilizzata dallo stesso esercito italiano, dai carabinieri in Cirenaica per pochissimi anni, veramente per poco, ed è stato molto particolare andare a lavorare su questa divisa ed è stato anche molto interessante. Ora, una volta poi finiti i pantaloni, con gli ultimi ritocchi, e come detto mi raccomando, questo video dura circa 20 minuti, ma dovete tenere presente che l'intera realizzazione del figurino è durata svariate ore. Questo è bene dirlo. Una volta fatto questo, quindi come vedete, ho lavorato sugli stivali. Uno già lo vedete colorato. Anche su questo sono andato piuttosto veloce, poi sono tutti argomenti per la realizzazione del cuoio che potremmo affrontare magari in video separati. Per la realizzazione del marrone ho utilizzato questi 6 colori. Sono quindi 4 tipi diversi di marrone, colore chiaro per le luci e un nero per le ombre. Il colore in questo caso è un colore piuttosto diluito che vedete è stato dato in vari passaggi ed è rimasto anche questo molto diluito. Poi sicuramente faremo un altro video per vedere l'imbasettamento finale di questo figurino, che poi vi ricordo verrà mandato al mio amico Survivor Domacio, e quindi credo che nel prossimo video lo vedremo imbasettato con la sua spada. Per ora quindi vi lascio a queste ultime immagini, vi ringrazio per aver visto questo video e prima di lasciarvi voglio salutare, oltre ai miei amici youtuber e ovviamente a Survivor Domacio che trovate in descrizione, questa volta voglio ringraziare particolarmente il mio amico Alto Adige Trekking, video e link in descrizione, che mi ha ringraziato a sua volta nel suo video. Poi voglio ringraziare il mio amico TecnoGigi che realizza dei video di tecnologia con cellulari e quant'altro, e infine il mio amico modellista arrivato da poco quindi su YouTube, Ozzy's Scale Modeler Secret, un canale sicuramente da seguire. Mi raccomando quindi andate a seguire tutti i miei amici che trovate sotto in descrizione, iscrivetevi anche ai loro canali e vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo video.